Ciao a tutti, oggi ho preparato delle brioche all'arancia tanto buone che sembrano sfogliate. Gli ingredienti sono scritti nell'info box sotto il video e nel blog e adesso vediamo il procedimento davvero semplice per realizzarle. Per prima cosa metto il lievito di birra fresco in una terrina, se usi quello secco ne basteranno 3 grammi. Aggiungo il miele e sciolgo il tutto mescolando con un cucchiaino. Verso il latte leggermente tiepido oppure a temperatura ambiente, poi lo zucchero e l'estratto di vaniglia. Adesso aggiungo un uovo e un tuorlo. Poi sbatto il tutto con una forchetta. Aggiungo le farine setacciandole, prima la farina Manitoba e poi la farina 00. Metto il sale e la scorza di un'arancia non trattata. Inizio ad impastare il tutto all'interno del contenitore e quando avrò ottenuto un panetto compatto mi trasferisco sul piano di lavoro. Allargo l'impasto e ci metto il burro morbido a temperatura ambiente. Inizio ad impastare in tutte le direzioni energicamente. All'inizio l'impasto si andrà a sfaldare per poi ricompattarsi subito dopo. Aiutatevi con un tarocco e con un velo di farina durante questa fase. Puoi preparare questo impasto anche usando una planetaria. Ed ecco il panetto pronto, risulta bello morbido e elastico. Imburro una terrina e ce lo distribuisco all'interno, poi copro con pellicola alimentare e metto a lievitare fino al raddoppio del volume, nel forno spento con la luce accesa oppure nel forno preriscaldato a 28 gradi se voglio ridurre i tempi di lievitazione. Nel frattempo preparo il composto da spalmare sul mio impasto brioche. Intanto taglio finemente dell'arancia candita. Metto l'arancia ben tritata in una terrina e aggiungo il burro morbido a temperatura ambiente e di seguito lo zucchero. Inizio a mescolare bene il tutto con un mestolo e ottengo un composto morbido e ben spalmabile. Ed ecco l'impasto ben lievitato, lo trasferisco sul piano di lavoro infarinato e rompo la lievitazione allargandolo con le mani. Dopodiché faccio un giro di pieghe. Lo copro con della pellicola alimentare e lo lascio rilassare per 10 minuti sul piano di lavoro. Adesso lo stendo col matterello realizzando un rettangolo delle dimensioni di circa 50 x 30 cm. Dopodiché inizio a spalmare la mia cremina di burro preparata in precedenza. La spalmo bene su tutta la superficie. A questo punto arrotolo la sfoglia dal lato più corto e una volta arrotolata la compatto bene allungandola leggermente. Taglio il rotolo realizzato in tante girelle della larghezza di circa 2,5 cm, 3 cm.
Una volta tagliate le sistemo su una teglia da forno rivestita con carta a forno, ben distanziate tra di loro perché dovranno lievitare fino al raddoppio del volume. Copro con pellicola alimentare e metto nel forno spento con la luce accesa a lievitare. Per una lievitazione perfetta ci vorrà circa un'ora, un'ora e mezzo. Ed ecco le mie girelle dopo un'ora e un quarto di lievitazione. Le spennello con un tuorlo e 2 cucchiai di latte sulla superficie, facendo attenzione a non rovinare la lievitazione. Dopodiché ci lascio cadere un po' di zucchero semolato sulla superficie e posso infornare nel forno già caldo, statico, a 180 gradi per circa 25 minuti o fino a doratura desiderata. Ed ecco le girelle in tutto il loro splendore, si sente un profumino di arancia favoloso. Sono delle girelle deliziose, soffici e allo stesso tempo croccanti, sembrano sfogliate. Si mantengono per diversi giorni, al bisogno basterà semplicemente scaldarle nel fornetto e torneranno come appena sfornate. E credetemi, sono buonissime. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, un bacione grandissimo a tutti, a presto!